Amici, di recente ho avuto la necessità di verificare quali fossero i cicli della batteria di un portatile Windows, in particolare di un Surface Pro 6. Ora, abituato ai Mac, dove l'operazione è davvero facile e veloce da effettuare e comunque alla portata di tutti, cioè basta navigare opportunamente tra i vari menu che vengono proposti, su Windows è leggermente più complicata, nemmeno troppo, però è diverso il flusso da seguire per riuscire a verificare quali sono i cicli di carica che una batteria ha dovuto subire. Quindi ho pensato di creare un articolo dove spiego come fare a completare questa verifica sia per Mac, ci mettiamo un secondo, che per Windows. Ora, cominciamo dal Mac. Dal dispositivo da un MacBook Pro è stata fatta questa prova. È sufficiente entrare nel menu Apple, quello a forma di mela, selezionare la voce informazioni sul PC e c'è tra i vari pulsanti che vengono proposti c'è uno che si chiama System Report piuttosto che informazioni di sistema. Ora, premendo questo tasto e posizionandosi sulla voce Power, viene mostrata questa immagine che ho incollato qui nell'articolo, dove vedete che è presente in corrispondenza del menu batteria una voce che si chiama sostanzialmente cycle count, quindi cicli di carica, che in questo caso sono 44. Quindi questa batteria ha subito 44 cicli di carica. Come vedete, 3 clic ci portano direttamente su questo menu. Addirittura si può accedere anche più velocemente direttamente a questa voce, che è quella delle informazioni di sistema, semplicemente premendo il tasto opzione e scegliendo proprio la voce che viene prospettata, che è informazioni di sistema. Dunque roba da un tasto e un clic più o meno. Cosa succede invece sul PC sul notebook che ha Windows? Io l'ho fatto sul Surface e lo faccio adesso insieme a voi in diretta. Non c'è un menu che ha queste informazioni, quindi non è possibile sfogliare le varie pagine di sistema per raggiungere lo stesso obiettivo, ma dobbiamo fare un piccolo passaggio in più. Quindi vi riporto qui gli step, ma li vediamo insieme per far vedere anche quanto è facile farlo praticamente, piuttosto che leggere e cercare di riprodurlo semplicemente seguendo questi step. Dobbiamo aprire il prompt dei comandi, quindi nel mio caso vado qui nella barra di ricerca, digito cmd e lo apro. In alternativa avrei potuto aggiungere lo stesso obiettivo andando nel menu start e andando a scrivere esegui. Quindi viene selezionata quest'app, esegui. Qui viene prospettato il menu esegui, dove devo scrivere alla fine cmd e arrivo allo stesso obiettivo. Ora, arrivati su questa schermata, devo scrivere questa stringa che riporto qui, copia e incolla. E in pratica cosa faccio? Con questa stringa sto chiedendo al mio PC di creare un report sullo stato della batteria. Questo report è un documento che contiene tutte le informazioni della mia batteria. Come vedete, dopo aver dato l'invio, mi viene indicato dove è possibile reperire questo report. Lo mette in una directory di default, dell'utenza mia di default. Quindi vado nella cartella che mi sta indicando, quindi no, ho sbagliato. C2 punti, utenti, io, e c'è questo file qui. Lo apro, come vedete è una pagina HTML che si apre all'interno del browser, e come vedete relativamente alle informazioni sulla batteria leggo il numero di cicli della batteria, che in questo caso sono 58. Quindi comunque non è, come avete visto, un'operazione lunga e complicata. Semplicemente c'è bisogno di fare un po' di passaggi tra menu che non sono solo sfogliabili con il mouse, come succede per l'Apple, ma è necessario fare qualche giretto in più. Quindi vi lascio il link all'articolo che ho usato a supporto di questa presentazione, e spero che
questa informazione possa risultarvi utile. Vi saluto.